No, dritto, non di là. Ok. Senti che rimane qualcosa qua. Ti dirò di più, torna lì, torna lì. Magia! Adesso facciamo più semplice. Il gomito, spingi il gomito in avanti e stendi il braccio. Spingi il gomito in questo. avanti. Quindi devo togliere la tensione, Ok. ma la presenza c'è, devo comunque occupare spazio. E ci abbiamo anche il colpitore, Yes. tipo. Ora vorrei che mi facessi vedere qualche colpo, perché è tutto bello, no? Vedere le tecniche, vedere le cose. Però io sono venuto qua per metterti anche un po' alla prova. Si sentono i colpi dell'allievo diretto del CV più forte in Italia o non si sentono? Vediamo. Oggi abbiamo preso un colpitore e vogliamo testare. Dimmi te come devo tenerlo. Dove vuoi? Non so. Ok. Anche qua. Quel classico. Qua è un po' difficile da tenere. No, Cioè- mettilo sulla destra. Lo metto Hai il su- microfono, mettilo dove vuoi. Ok, lo metto qua. Lo Ok. metto qua così. Allora, abbiamo parlato... Principio del pugno del secondo Ok, te. abbiamo parlato prima della spalla, no? Quindi Ok. questo. Ok. Senti? Ok. Questo è più spalla. Sì? E ho peso in avanti. Ok. Peso dietro, rilasso il braccio. Yes. Minchia, fammi piazzare, no? Perché poi la gente dice: sì, ma Erwin, non ti sei piazzato, non ti sei. Aspetta che metto qualche chilo in più. Ci sei? Vuoi mettere la stappa? Questo non me l'aspettavo. Minchia, ho visto sospigolo e alla fine ho detto porco due. Minchia. Tu pensa, il mio corpo praticamente, mentre stavo andando indietro, diceva: oh mio Dio, non pensavo così lontano. Ho visto lo spigolo e niente. Questo è un principio, vedi? Tu Ok. pensi poi a non sbattere, non cadere, non fare. Sì. È per Sì, quello sì. che io ti voglio togliere quella roba lì. Tu sei riuscito a spingere, effettivamente io peso 83 kg, con Esatto. 60 kg di, senza neanche Yes. urlare cose, con il Yes. principio del gomito Yes. che mi hai spiegato prima. E l'idea in realtà è sempre quella di prima. Cercare di... Che succede però? Ora ti faccio una domanda Che stupidissima. poi adesso, vabbè, e sei andato là. Il mio Sì. obiettivo non è quello di andare là. Il mio obiettivo è quello di non farti fare in realtà più di un passo, se no devo poi Ok. tornare lì. Ok? Ok. Quindi quello è il mio obiettivo. Ma la mia domanda è, hai messo l'anca nel pugno? Ho messo anche nel pugno, sì. Forse lo rivedrai nel video, in realtà ho fatto anche un piccolo passo. Ah, ok. E tu riesci a... Yes. Tu devi collegare il passo, quindi questa cosa qua di prima, che tu colleghi Sì. il pugno con il piede, ti ricordi che te l'ho fatto Ok, fare prima? sì, certo. La stessa cosa, questo collegamento deve avvenire anche mentre cammini. Ok, che quindi in realtà lì è tu- già uno step successivo, Tu in riuscire realtà a... tu lì mantenere- cammini mantenendo un collegamento. Quanto c'è di spalla in questo colpo? C'è la spalla. Però di percentuale, dovessi dare una percentuale? Non lo so. Molto meno rispetto a un... Sì. Rimetti il Pugno di- colpitore, ti faccio sentire solo spalla. Ok, Come prima, ma solo spalla. va. Ok, Senti? che rimango ancora qua. Ah, in realtà voglio allineare. Ci sei, sto giro, Sì. vai. Uh. E questa era più che altro una spinta. Ok. Ok? Che fa male, cioè, penso Sì, che si arriva sì. comunque Ovvio, senza colpitori ti fa male. con le nocche direttamente qua sul plesso solare. Sì. Questa era più la Abbastanza spinta perché mi interessava farti capire Ok. quanto riesco a spostarti utilizzando per lo più la spalla o utilizzandola meno, ma cercando di collegare il corpo. Sto lì. Non cerchi di sbilanciarti tanto, nel senso se io all'ultimo... No, non faccio questo. Ok. E infatti la mia paura magari era quella che mentre vai avanti, cioè dovessi provare a schivare, come c'hai il... Tu, sto pensando come potrei farti spostare. Piazzati bene. Sì, Ok, non faccio forte. Quando vuoi Sì. ti sposti. ok. Quindi la mia idea è sempre quella di fare un passo. Basta. Ok. Perché? Rimettilo. Perché non questo? Perché ti sbilanci? No, perché sennò sarei proiettato su di te. Io voglio venire a colpirti. No, è sbagliato. È un concetto sbagliato. Ok. Hai capito? Cioè non è, l'obiettivo non sono io. No, io so che sei lì, il mio obiettivo è fare questo movimento. Stop. Ok. Se tu cambi, devo essere veloce poi io a cambiare di nuovo. Ok. Se io sono proiettato su di te e tu cambi, non me l'aspetto, è un casino dopo. Ok. È un po' come giocare a ce l'hai, tu arrivi a prendermi, finta e mi sposto. Ok. Tu sei proiettato su di me, capito? Ok. Sarebbe molto più semplice venire a prenderti a prendere il braccio, quindi di qua o di là ti vado a prendere. Per esempio, no? Che succede qua? Infatti i bambini più avanti, più grandi, quando arrivano a ce l'hai, uno si mette così.
Quando mi tocchi ti tocco io. Ah, ok, sì. Quindi usi la testa, no? Se no Beh, diventa un non c'ero mai scambio. arrivata da piccola sta cosa. No, Cioè facevo sempre così abbiamo e poi già dei scappavo. problemi, abbiamo già dei problemi. E in Romania non... erano sempre ubriachi da piccoli. La base è non appoggiarsi agli altri. Ok. Ecco, appoggiarsi forse è il termine giusto. Ok. Perché se mi appoggio vuol dire che io ti do il mio equilibrio. Certo. Fisico. Quindi tu c'hai sempre, tu ti muovi sempre nella tua struttura. Certo. Ogni colpo che porti non è mai Certo. per, Sbaglio anch'io, per sì. usare la mia di postura, ma usi sempre la tua. Sbaglio anch'io, sì, interessante. tante volte, soprattutto quando ti alleni, quando io mi alleno con Sifu, sbaglio continuamente. Cos'è che cambia ora ti alleni oramai già da un bel po' di anni con il Sifu Gianluca? Cos'è che cambia secondo te tra il tuo livello dopo tutti questi anni e il suo? Un livello di conoscenza Che però anche che te non di è conseguenza... che va ben oltre a livello tecnico. Va ben oltre. Spiegami sta cosa. Non ho A capito. livello tecnico io conosco il Tansao, lui conosce il Tansao. Tutte le tecniche del Wing Chun lui le conosce e io le conosco. Perché lui è più bravo? Qualcosa di diverso ci deve essere. Quindi è un livello di conoscenza. Quindi non ti sei dato come risposta la stazza? No. Ok. No. Anche perché se guardiamo Sifu Denis Lee ad esempio, non è alla tua stazza Esatto. praticamente. sì. Ovviamente io più ho muscolatura, più sono avvantaggiato, no? Chiaro, Ovvio. chiaro. Se prendi due praticanti esperti di Wing Chun, uno con una muscolatura molto più densa e uno meno, ovviamente a Allo stesso differenza livello, è certo. Tu ovvio. dici allo stesso livello tecnico. Esatto. Ok. Quello che c'è di diverso tra me e lui è la conoscenza, ovviamente l'allenamento. Lui si allena molto, ma poi la conoscenza fuori da lui, perché lui si informa, come hai detto tu prima, su molte cose, alchimia, esoterismo, eccetera, ok. e conoscenza in sé, quindi introspettiva. Pazzesca sta sì. roba. A te non ti pesa un pochettino? No, allora, quando ci alleniamo non ti insieme... pesa del dire, cazzo, ma io mi sto allenando da 16 anni, 17 anni di Wing Chun con lui, sto facendo come lui i seminari quando arriva il Sifu, quando fa le cose, eppure sempre un pochettino, cioè Allora, per sì. me sarebbe straziante, ma anche magari in maniera positiva molte Bravo. volte, che mi dà lo stimolo di allenarmi ancora Bravo. di più, ancora di... Quindi quando mi alleno con lui, sì, sai quante parolacce dico. durante il CISA. Però, se ci è arrivato lui ci posso arrivare anch'io. Quindi, come hai detto tu, Ok. Però sei sempre là, stai migliorando, però poi arrivi di nuovo ovvio, in quella fase in cui ti dici minchia, ma perché quella finezza là? ovvio. Questa domanda sarà Lui- da fare poi anche al Sifu dopo il Cisao con il Sifu Denis Lee. Eh sì, tanta roba. Perché anche lì quella roba... E hanno un Wing Chun diverso, eh. Esatto. Sifu e Sigong hanno un Wing Chun diverso. Ah, veramente? Cioè nonostante Al sia... tatto è diverso, Ok. ovviamente, perché come ti dicevo prima, tu non devi diventare una copia. Ok, quindi riesci a crearti praticamente sul tuo stile, Ovvio. la tua forma di... Io quando parlo di Wing Chun, ultimamente, non sempre, perché come hai detto prima, le cose vanno avanti, ci si evolve, Sifu cambia il modo di pensare e io uguale, ok? In realtà tu devi rendere il tuo Wing Chun naturale. Ok. Come tu sei in piedi che giochi Perché se contro tu vuoi fare il Gianluca Fumarola della situazione non sei naturale. Non ho il suo braccio, non ho i suoi piedi, non ho la sua testa. Sì. Ovvio. Devi trovare il tuo stile per compensare e arrivare a battere Quindi tu il suo. ti devi allenare molto sulla tecnica, Ok. perché quella cosa lì non ti serve contro un pugno. Il Tansan non ti serve contro un pugno, non ti serve a un cazzo, Ok. non ti serve niente. Quella cosa lì ti serve per far sì che tu sia in grado di conoscere quello che stai facendo. È un veicolo, Ok. punto. Dopodiché, se il tuo Tansao ti viene bene, ti viene male, ti viene storto, ti viene basso, ti viene alto, chi se ne frega? Quello che è importante è quello che ti ha lasciato dentro quel Tansao. Ok, ho capito. Hai capito? Sì. È un po' come tu inizi a fare box, inizi con la sequenza, fai sacco, eccetera, eccetera. Certo, Dopo però magari 20 anni ho quel colpo che tirarlo in una certa Certo. maniera a me riesce bene, quindi Bravo. cazzo voglio fare sempre quello perché mi viene bene. Bravo. Sì, no, chiaro. Dopo lo vesti su di te, ti diventa più Ho naturale. capito cosa intendi. Sì. Capito? Sì. È quello. E quindi la differenza secondo te tra anche magari un Sifu Denis Lee e Sifu Gianluca Fumarola è lo stile? Uno ha trovato più il suo stile affine rispetto all'altro? No, uno lo veste. Cioè ha sviluppato più il suo stile affine No, rispetto uno lo all'altro? veste più su di sé. Poi dipende molto anche dalla zona comfort. Io faccio Cisao con una persona, mi comporto in una certa maniera. Faccio Cisao con Sifu, mi comporto in un'altra maniera. Io quando è venuto giù Sigong, ho visto Sigong e Sifu fare Cisao e vedevo Sifu come me,
che cercava di fare la tecnica, adesso qua mi vuole male, che cercava di fare la tecnica, cercava il principio, cercava la spinta delle gambe, che è quello che faccio io quando faccio CISO con lui. Ok? In quel momento... Quindi secondo te è una questione anche psicologica per certe cose? Anche. Io l'ho notata, ad esempio. Quindi in quando quel devo momento fare con persone... Qigong era più naturale. Ok. Cosa che al contrario quando faccio CISO io con Sifu, lui è più naturale di me. Ok, Cioè lui è tutto a scaglioni la lui cosa. mi muove, mi sposta, mi gestisce anche facendo dei movimenti che se tu li vai a cercare nelle forme non esistono. Ok. Perché quei movimenti ti servono, come ti ho detto prima, solo per capire come cavolo ti devi muovere. Capito. Quindi di conseguenza magari mi viene da pensare ora per il discorso di prima, anche un tuo allievo, anche se bravo, fortissimo, però ci avrà sempre un po' quella cosa, si sentirà con te un po'... Ovvio. E ci avrà quella lacuna psicologica che permetterà a te di essere più naturale e giocartelo come Certo, bravissimo. Pazzesco, mica quante cose e questo avviene in tutto, Wing Chun, karate, pugilato. Io l'ho notato anche su di me, se devo fare. Anche in famiglia. Sì, magari hai un po' timore del papà, ti confidi più con la mamma, col fratello invece lo meni. Vero. Perché col fratello, magari tu sei il fratello maggiore, che ne so, sei a tuo agio, col papà. Cerchi di moderare le cose, se no ti vola qualche dente. Io direi adesso, Sifu Christian, è arrivato il momento di sederci e aprire finalmente la Bibbia del Wing Chun. Va bene. Adesso ci siamo spostati in un posto nella zona comoda con il Sifu Gianluca Fumarola. Prima ti voglio fare una domanda a te su Sifu Christian. Sì. Dammi qualche tuo parere su Christian, che comunque è una persona che ti segue dal giorno 1 che ti sei messo ad insegnare praticamente. Sì. Cioè questa cosa penso sia il goal il goal più grande della vita, avere una persona che per tutti questi anni non ha mai cambiato. Allora guarda, io negli anni ho visto tantissime persone, anche istruttori. Io penso che il grado di un maestro si debba valutare su quanti allievi anziani lo seguono. Ok. Perché poi ovviamente... Perché sono bravi tutti a fare la lezione ma di prova. Certo, ma sai che cosa? Uno può avere anche 300.000 allievi, però se durano 3 anni vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi Christian ha passato con me periodi alti, periodi bassi, periodi bui, io che andavo a cercare maestri, lui che prima non si ricordava ma in realtà erano 4 palestre, quindi io cercavo i maestri in giro, andavo a fare seminari con altri maestri anche all'estero e lui teneva tutti i corsi ed era stato l'unica persona su 50 persone a dirmi guarda, io da Villanterio a venire a Milano ci metto 2 ore, non vengo. E poi una volta invece è venuto e ero da lì da solo, mi fa ma gli altri dove sono? Ho detto, non ci sono. Hanno abbandonato tutti la barca. Poi ci siamo subito trovati, adesso a parte il rapporto tra maestro e allievo siamo subito diventati amici e mi ricordo una volta la moglie, la Robby, mi fa guarda Christian ci tiene tantissimo, lui era 2 mesi neanche che faceva Wing Chun, mi fa il suo compleanno se puoi venire, quindi avevo fatto anche la sorpresa, ci siamo subito trovati. Ok. Bella questa cosa che si crea comunque anche una si deve creare perché tra maestro e allievo non è il maestro despota che però ti dice. Ho notato una cosa bellissima che è raro trovarla, riuscire ad essere nonostante amici però mantenere fuori dalla palestra, dal kun, il grado di amicizia, battute, cose, ma dentro comunque vedo sempre te sì che è il tuo Sifu, cioè non è quando entri qua dentro non lo chiami Gianluca, non è Gianluca. No, Christian. Bellissima questa cosa, cioè che è esattamente quello che penso io che debba essere una disciplina marziale a livello di rispetto, a livello di non necessariamente deve essere il grado di Sifu, te lo devi portare fuori dal dojo, dalla palestra, cioè è giusto che uno abbia una vita dentro, una vita fuori, una vita al lavoro, una vita in famiglia, una vita diversa per ogni contesto, però che rispetti, cioè che non l'amicizia che c'è fuori tipo scemo si trasporta poi dentro. Noi ci prendiamo in giro, ci prendiamo per il culo, cioè, però questa cosa qui diciamo del Sifu ovviamente è un luogo sacro, la palestra, no? Quindi quando entri sul tatami oppure entri in palestra ci deve essere sempre il rispetto, come io col mio maestro quando vado a Hong Kong ci prendiamo in giro, poi alla Vince Athletic Association questa è una cosa che non tutti fanno ed è un filtro e
quindi poche persone riescono a capire e quindi Cristian l'ha capito e mi segue da mille anni. Sì. Io poi, ecco, una cosa importante, ai miei allievi ho sempre dato un bivio, ho sempre responsabilizzato, non come allievo, proprio come uomo, perché io a lui gli dicevo: guarda, questo maestro qua per me non va bene, se tu vuoi continuare con lui vai, io vado avanti per la mia strada. Lui mi ha sempre seguito, quindi questa è una cosa importante. Non gli hai mai imposto però la cosa? Non gli ho mai imposto. No, da quello, se vai da quello, da me non vieni più, cosa che succede? Anche perché, come ti ho detto prima, non è una famiglia, è un gruppo. Quindi ovviamente ognuno è libero di fare le proprie scelte, no? Certo. E lì secondo me sono le scelte più naturali, tra virgolette, a livello umanitario. Perché se no si va a creare, cioè magari per fargli un favore a lui che non vai da quello, poi si creano altri percorsi. No, lì rimane vincolato, Sì, esatto, rimane vincolato a non poter mai dire di no. Ma sì, dai, visto che l'ho sempre fatto, allora sì, vado avanti. Uno deve poter scegliere, perché se lui sceglie di seguire me, allora parte da lui, parte da dentro, allora sono sicuro che mi sceglie e mi segue. Esatto. Se invece glielo impongo, lui si sente soggetto a un'imposizione mia di un ruolo che in realtà è illusorio. Io quegli anni, ci tengo a dire anche questa cosa, io in quegli anni bui dove la gente mi aveva etichettato come Sifu, avevo gente, no, perché tu sei Sifu devi comportare così, io ero caduto in down totale, quindi per 2 anni io non ho insegnato, non ho fatto più niente. Volevo smettere e infatti abbiamo spiegato bene nell'intervista. Gli avevo detto: guarda, io smetto, mi sono rotto le balle, ritorno a fare l'elettricista. E lui mi ha detto: no, tu sei bravo, devi andare avanti. Quindi in realtà chi te l'ha detto, se no poi me lo dici. Ah sì, è vero, la Roby, la moglie. La moglie mi ha detto: ma sei impazzito Gianluca, tu devi andare avanti. E questa cosa qui è importante perché anche il latte, il cappello, cioè il ruolo, ci sono tante persone che si identificano nel ruolo, quindi smetti di esistere. Piacere, io sono il primario, piacere, io sono il Sifu. Sì, ma non mi hai detto chi sei in realtà, mi hai detto il ruolo. Quindi questa cosa qua, cioè trovare un buon maestro, il Puma diceva questo, trovare un buon maestro è facile, trovare un buon allievo è difficilissimo. Perché se tu entri in una palestra che non hai conoscenza e uno ti dice il box sa farlo così, tu ti fidi, quindi per te quello è bravo. Sì, è vero. E invece trovare un buon allievo che inizia a fare ricerche, che inizia a parlare col Sifu, e poi comunque Christian sa tanto della mia vita privata, perché comunque ci deve essere uno scambio energetico, non è che io sono il Sifu, ho bisogno anch'io dell'allievo. Certo. Quindi questo è importante. E questa è stata una bellissima cosa anche di umiltà nel dire comunque pubblicamente che anche grazie a lui sei ritornato. Ma l'avevi detto anche nell'intervista iniziale, non perché c'è lui adesso, ma l'avevi detto anche nell'intervista iniziale, anche dagli allievi, che grazie a lui tu dopo quel periodo là di buio hai detto no, perché lui insisteva, torna a fare il Sifu. Sì, io ho fatto un seminario dopo 3 anni che non facevo nulla. Quando poi E vi è scattata una scintilla? Sì, perché sono entrato dentro, ho visto tantissime persone, ho detto cazzo, allora sono bravo. Perché poi tante volte, no, io guardo i miei video e mi dico cavoli, ma io dico perché è come se canalizzo un qualcosa, ma lo faccio perché proprio ce l'ho dentro, io lo so che questo è il mio lavoro. Invece tanti lo fanno per imposizione, perché magari che ne so, anche per ego, perché ci sono alcuni, adesso questa cosa devo dirla, ci sono alcuni che magari nel mondo del lavoro, io lo faccio come lavoro, non lo faccio, è partito come hobby, poi ho trasformato il mio hobby in lavoro, ma tante persone lo fanno per lavoro e magari nell'ambito lavorativo sono l'ultima ruota del carro. Hanno bisogno di questa il martedì e il giovedì è una rivincita personale. È una rivincita, ma ci sta, per l'amor di Dio, ci sono passato anch'io. È uno step, come dice il mio maestro, step by step, quindi, ma non devi rimanere vincolato. Chiaro. E tanti mi scrivono, mi dicono: ma io come faccio a sapere se quel Sifu è bravo? Un aspetto di un Sifu per capire se è veramente bravo, se ha allievi che lo seguono per 15-20 anni. Se ha allievi tutti neofiti o comunque lo seguono da 3-4 anni, non dico che potrebbe essere un campanello d'allarme, ma vuol dire che se questo insegna da 40 anni e non ha nessuno che lo segue da 20 anni, c'è qualcosa che neanche, mettiamola così, per come la penso io, che non ci sia nemmeno uno. Infatti. Cioè dico, se c'hai sempre le vasche nuove, no, di allievi, vuol dire che allora, si è rotta i coglioni. Lì scatta la scusante, ma evidentemente nessuno era degno.
Nessuno me l'ha proprio. Ma sai che cos'è? Questo è da dire. Sai che non saprei neanche come dirla sta cosa. No, io lo so, io lo a so. livello di è un po' colpa dell'allievo che chissà nella sua vita, nel No, suo sai che percorso cos'è? che ha avuto. Allora, l'allievo, il maestro non può scegliere l'allievo in realtà, perché comunque è l'allievo che sceglie il maestro. Ok. Tante persone non sono disposte a sentirsi dire alcune cose, quindi abbandonano il campo e danno la colpa al maestro, vanno a effetto. Perché tante volte Che tu dici non riesco a raggiungere una cosa. sì, anche, ma non è quello, è anche un aspetto, se vogliamo, psicologico, no? Poi Cristian mi segue da anni, tante volte io l'ho frammentato, l'ho spaccato. Lui si è trovato tante volte in un bivio e da solo si è ricostruito. Invece tanta gente, la gente non vuole sentirsi dire quello che gli serve, vuole sentirsi dire quello che lo appaga, i pezzi di carta. E quindi se tu dici no, guarda, devi fare così, abbandona il campo. Quindi il mio maestro non ha tanti allievi, io non è che ho migliaia di allievi, però gli allievi che mi seguono adesso, lui, Damiano, Thomas, sono diventati Sifu da pochissimo. È gente che mi segue da 10 anni, anche di più. Quindi è gente che è riuscita, ma non grazie a me, grazie alla loro volontà, alla loro costanza e determinazione di dire cazzo, io mi sono spaccato, ogni volta che vengo in palestra non riesco a fare nulla, però sono andati avanti e dopo anni hai non il pezzo di carta. Certo, hai il bagaglio di esperienza, hai il bagaglio di conoscenza, anche perché il pezzo di carta uno lo può ricevere. Ci sono ma no, ma infatti te lo stampi. Te lo stampi, sei a Quindi ci posto. sono tante persone, anche io con il mio maestro, quanti pianti mi sono fatto, quante volte ho detto mamma mia, no, abbandono, quante A volte. proposito, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Christian prima. Quando fai Cisao col tuo maestro, che è già capitato, quando è venuto qua a fare il seminario, Sifu Denis Lee, qual è secondo te la differenza tra te e lui quando fate Cisao? È la stessa risposta che ha dato lui. Però voglio saperla da te. Io lo vedo proprio naturale, cioè lui non gli dà, passami il termine, l'importanza, perché ce l'ha dentro, per lui è una cosa normale. Invece io magari gli do più importanza e dico no, devo cercare la linea, lui invece mi sballotta così, no? Ok. Quindi lui in realtà è più presente non essendo presente mentalmente. Invece cercando di fare un qualcosa mi grippa il cervello e quindi lui riesce a Quindi, e come ho detto prima, è una questione psicologica di sapere che il tuo Sigong, giusto? Il suo Sifu. Il tuo Sifu. Allora guarda, ci sono loro presenti. Quello, secondo te? Lui una volta eravamo a Hong Kong facendo Cisao, no? Un po' animato. Anche qua abbiamo fatto le lezioni private e ho detto Sifu, posso andare un po' più strong, mi fai quello che vuoi. Una volta a Hong Kong mi ha sbattuto contro il muro, mi ha messo il braccio qua e mi ha attaccato al muro, no? Mi ha guardato e mi ha detto I am the devil, io sono il diavolo. Sì, tanto c'era presente Sifu. Sì. Diciamo che sei in Cina, territorio non proprio sotto casa, uno ti mette la mano al collo. Sì, mi ha devil. sbattuto. Io allora le ho raccontato eravamo fuori a mangiare, le ho raccontato. Come l'hai interpretata sta cosa? Io lì per lì ho detto boh, magari ho sbagliato qualcosa. Dopo un po' di tempo, io poi ho parlato con lui, c'erano anche loro presenti, e lui mi ha detto il diavolo cos'è che fa? Fa leva sulle tue paure. Quindi io ho fatto leva sulle tue paure. Una volta che tu inizi ad aver paura, è quello che fa la società fondamentalmente, no? Una volta che tu inizi a far leva sulle paure di una persona, quella persona va in tilt. E quindi in realtà il gioco del combattimento o del Cisao, in realtà Trovare le paure dell'altro. Sì, tu combatti con la testa, non combatti col corpo, viene mosso dalla testa, quindi fai leva sulle paure dell'altro. Per quello la gente si gonfia, per apparire meno paurosa, Sì, come il pesce palla, no? È vero. E quindi, Siamo tutti animali. e quindi secondo me io psicologicamente quando faccio Cisao con il mio maestro ho un po' più paura. Ok. Lui uguale, poi i suoi allievi uguali. Cioè, Va è tutto a una cascata, roba, no? cioè, Tra virgolette. io- Ma è bellissima questa risposta del I am the devil, perché cosa fa il diavolo? Fa leva sulle tue Certo. Bellissima, Io cavolo. con le lezioni private che abbiamo fatto con Sifu ormai sì, facciamo Cisa così, però passiamo molto tempo a parlare e lui dice questo è cibo per la tua mente, una volta che lo elabori lo passi al corpo e ti muovi.
È una ruota. Il mio maestro picchia me, io picchio lui picchia. Potrebbe farlo psicologo comunque il Sifu Gianluca. Potrebbe anche farlo psicologo oltre che al Sifu. Una volta a settimana No, psicologo. ma poi mi scrivono, no? Io ormai la mia risposta è: se volevo farlo psicologo studiavo psicologia, se volevo fare il prete studiavo teologia, Quindi ho studiato Wing Chun. Siamo passati da psicologia a teologia così in un attimo. E a proposito di Wing Chun, se no il camera tra un po' ci tira la videocamera in testa. Sta cambiando mano. Perché sta durando un po' troppo sta chiacchierata. Cos'è questo, Cristiano? Cos'è? Spiegami cos'è questo libro, dove l'hai avuto, dove l'hai rubato. Allora, questo libro qua in realtà l'ho avuto da il suo primo istruttore di Wing Chun. sì. Che posso Orazio. dirlo? Chi è? Certo, Orazio Gugliotta. Adesso ti faccio vedere anche la sua foto su questo libro. In realtà questo libro qua è del 2005. E cosa contiene? Cioè, La data è cosa- qui. Edizione di ottobre 2005. In realtà qua dentro ci sono raffigurati tutti quelli che allora erano i maestri. Quindi diciamo che è una raccolta dei Sifu Esattamente. e dei loro allievi praticamente. Esattamente. Dal E 2005 ad ce ne sono- oggi. No, del 2005 del fino al 2005. Ah, ok. Ce ne sono veramente tanti. Qua per esempio c'è il Ching, ce ne sono veramente tanti. Ok, magari riusciamo a farlo vedere da... Adesso te ne faccio vedere un po'. Poi ti faccio vedere il Ching, Ok. visto che noi facciamo il lineage Ching, ci concentriamo magari su quello, ti faccio vedere. Qua c'è Washolong. Ok. Bello, e qua praticamente, scusami. Allora, mettiamo qua c'è Esatto, qua c'è il maestro. Wong Sholong. Wong Sholong. Da qua cosa succede? Da Cosa qua ti dice? succede che sono rappresentati tutti i suoi allievi, con anche la nazionalità. Quindi con il nome cinese. Esatto. Ok. E poi c'è la nazionalità a fianco. E tornando indietro arriviamo fino a Ip Man. Andando avanti, per esempio, non voglio spoilerare nulla, ti faccio vedere per esempio Ip Ching, visto che il nostro lineage è quello di Ip Ching, che mi era passato avanti prima. Ecco qua. Ok, questo è Ip Ching. Questo è il Grandmaster Ip Ching e qua sono rappresentati i discepoli, quindi tutti gli allievi di Ip Ching. Tra i primi, vabbè, c'è anche il Master Ronenberger, Samuel Kwok, ci sono tutte le nazionalità. Sono per lo più tra cinesi, qualche americano, italiani all'epoca non ce n'erano, Ok. australiani, eccetera. Quindi nessun italiano nel 2005. No, nel 2005 no, non aveva come allievo nessun italiano. Poi ovviamente ci sono stati i suoi allievi che hanno avuto... Ok, c'è anche Sifu Dennis Lee ad una certa? No, allora lo vediamo subito insieme. Che poi non si chiama Dennis Lee, il suo vero nome. Vero, perché loro hanno nomi... Yulik Cheung, Eccolo qua. che tra l'altro è messo come British, Esatto. che a Hong Kong era una colonia inglese. Esatto. Pensa a te. Sì. Quindi lui sarebbe Sifu Liu Dennis, Cheung, Dennis sì. Lee. Perché Esatto. loro hanno un nome inglese e un nome cinese. Ok. Quindi Dennis Lee è il nome diciamo inglese, Lee Yuk Cheung è il suo nome cinese. Ok. A proposito, c'è anche voi per passare a Sifu vi danno un nome cinese? Io so che tu ne avevi uno che proprio mi stavo sentendo i video. sì. Qinglin pensiero positivo, giusto? Che avevate studiata Io questa. adesso devo dare il nome cinese con il chop e il timbro Ok. a lui, Damiano e Thomas. Ancora non ce l'hanno il loro nome? Ce l'hanno, devo solo dirglielo. Devo fare il... Ah, lui non lo sa ancora! Spoiler. No. Ho provato a farmelo dire ma non ha ceduto. No, perché devo Non ha sentire ceduto. Sifu, perché dopo tanti anni... C'è tutta la costruzione Certo, quindi, dopo dell'immagine. tanti anni praticamente io conosco molto bene lui, quindi deve rappresentare Ok. il suo essere, la sua persona, no? Pazzesco. Ecco, sì. Mi ricordo in un video di Cesti che il tuo fu questo pensiero positivo perché Sì, ha detto questo qua. Dopo... eri sempre là che ti allenavi, ti dicevano di stare 3 ore davanti allo specchio, 4 ore a fare stesso movimento e tu lo facevi, diceva ma come mai questo sorride sempre sì. e non si incazza mai, diceva vaffanculo. Ma in realtà loro non sapevano che non potevo tornare, quindi... Non sapevano che pensiero positivo per forza di cose. O è così, accetta. Pazzesco, compare Sifu Gianluca Fumarola da qualche Sì. parte qua? Allora, Ah, c'è pure lui, in un libro del esattamente. 2005. Sì, perché io tempo fa feci un video su YouTube, no? Ok. Dove ho detto, se avete domande su Sifu, fatemele, lo conosco da molto tempo
Lo conosco anche privatamente, quindi fatemelo. Perché ho sentito voci che dicevano che lui ha iniziato ad andare a Hong Kong nel 2014, giù di lì. In realtà no. Ai tempi, quando io ho iniziato a fare Wing Chun con Sifu, che ai tempi non era Sifu, ma era il mio Sing, Cosa vuol dire il Sing? fratello maggiore, istruttore. Ah, ok, sarebbe tipo il senpai, no? Della Esatto, senpai, il grado di senpai. Abbiamo iniziato con Lineage Ip Chun. E questo qua è il primo figlio di Ip Man, il primogenito, Ok. che è ancora vivo, ha 101 anni. Sì. E ha preso parte anche in un film di Ip Man. Esattamente, bravissimo. Ma ha fatto un Bravissimo. film lui. Anche in questo caso qua sono rappresentati tutti i suoi allievi. Se Ok. andiamo avanti, proseguendo sul lineage di Ip Chun, Sifu Alberto Riccardi, che era il Sifu di Sifu Gianluca. Ah, ok, questo è stato il tuo primo questo Sifu. è il Sifu il mio primo Del suo istruttore, Ah, che ok. è segnato anche qui, quindi Sì, c'è la foto. fai. Gugliotta Orazio, Gugliotta Orazio. e lo andiamo a ritrovare nella pagina successiva. Eccolo qua. Eccolo Orazio. Guglia. Io avevo pensato, Eccolo qua, Orazio Gugliotta. Avevo 12 anni quando ho iniziato con lui. Che miseria. E qui, tra gli allievi, non era Gianluca, ma era scritto Luca G, quindi Luca Gian, perché l'hanno separato. Fumarola. Esatto. Cioè sì, per quelli che romperanno i coglioni comunque c'è scritto Fumarola qua, non è che ci, non è che ci possono Vogliamo essere parlare della altri. sorpresa? La scopo? Sì, attenzione ragazzi, Sì, poi racconto una cosa su questa. attenzione ragazzi, abbiamo scoperto una cosa, cioè io l'ho scoperta oggi perché loro già la sapevano. A fianco al primo Sifu, al tuo primo istruttore di Wing Chun, abbiamo un'immagine molto caratteristica. Io non so, aspetta, io non so come presentarlo. C'è qualche gag che possiamo fare? Sì. Chiama la polizia. Chiamate per favore la polizia. Ragazzi, niente po' di meno. Su questo libro del 2005, il maestro Pandolfi Eccolo lì. Due allievi. con i suoi allievi. Buono. Il palmo della mano per intero. Controllo, chiamami un attimo i carabinieri, veloce. Io non pensavo, ma realmente faceva Wing Chun. Allora, sì. E compare sul libro ufficiale. Sì, io adesso non mi ricordo. Ti ho raccontato prima, siamo andati a fare un seminario in Sardegna, quindi io mi sono allenato anche con Francesco. Sì. Veramente, cavolo. Quindi ai tempi, prima di fare difese personali e cose in televisione, prima di chiamare la polizia sul media shopping, era cos'era? Istruttore o Sifu? No, era istruttore. Era l'istruttore certificato e responsabile per la Sardegna. Pazzesco. Cioè è ancora. Poi adesso non so Pazzesco. perché poi non so più se ha la certificazione oppure se Riccardo insegna, cioè non so più. Però ai tempi eravamo andati in Sardegna più di una volta e mi ricordo c'era lui che insegnava, aveva la sua Che succede quando viene aggiornato questo libro, ad esempio nel 2015, che magari è stato C'è aggiornato, stato un aggiornamento, non mi però ricordo. rimangono quelli vecchi? Rimangono comunque? dipende perché O poi, fa proprio edizioni? allora vai a edizioni e poi calcola che la certificazione ha una scadenza. Ok. Dipende poi perché la certificazione classica diciamo ha una scadenza. La certificazione da senior, cioè da quelli che creano più Sifu, una volta che tu hai creato tanti Sifu ti fanno Sifu a vita, quindi non hai più bisogno di rinnovo. Ok? Ti danno il grado di leggenda praticamente. Sifu leggenda. Pazzesco. Quindi Questa è la presentazione del libro che stava facendo, il Chin. Tra l'altro questo qua, Eric Lee, che insegna in Canada, è stato il primo allievo di Ip Chin. Qui c'è Master Ron, sì, lui insegna da una vita. è ancora vivo? È ancora vivo, sì. Pazzesco. Incredibile, ragazzi. Quindi, in conclusione, perché bisogna anche concludere questo video che sta durando un'ora e mezza, più o meno? Un'ora e mezza Vediamo tutto. nella fatica delle spalle. Le spalle non vanno usate. Oh, aiuto. A capire perché sta usando il Wing Chun per tenere. Vedi cosa serve il Wing Chun. In conclusione, mi interessava fare questo video e capire un attimino anche il livello del Sifu Christian, allievo diretto del Sifu più forte in Italia, che è Gianluca Fumarola, e rispondere a tutta una sorta di domande che magari ci vengono poste sotto i video. Ma Sifu Gianluca Fumarola è andato nel 2016 la prima volta a Hong Kong.
No, io la prima volta non mi ricordo se era 2009 o 2010. Compaiono comunque poi tante cose dal libro, e poi ovviamente la cosa più importante in assoluto, il sito Wing Athletic Association, per vedere se una persona è Sifu o se non è Sifu. Se compare in quel database vuol dire che ha il grado di Sifu, da loro, non da te in palestra. Esatto. Giusto? Quindi penso sia la cosa più importante in assoluto. Niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Grazie Sifus perché è plurale. Grazie Sifus. E noi ci vediamo al prossimo video. Tenetevi pronti perché poi arriverà la seconda parte sulle magie del Wing Chun con il Sifu più forte d'Italia. Hajime ragazzi. Os!